In questo audio vogliamo parlare del cancro della mammella in rapporto agli ormoni della donna e fare un confronto di questi con quello che è la situazione ormonale della gravidanza. E proprio dalla gravidanza noi riprendiamo il concetto che la placenta è praticamente una ghiandola endocrina a tutti gli effetti in grado di produrre questi due ormoni proteici molto importanti, la gonadotropina corionica, che a tutti gli effetti va a sostituire le gonadotropine ipofisarie, e dall'altra parte praticamente abbiamo, e l'altra produzione è l'ormone HPL, lo Human Placenta Lactogeno o cosiddetta somatomammotropina corionica HCS, che viene prodotta sempre dalla placenta esclusivamente dal sincizio troflobasto ed ha una radice genetica simile a quella degli altri ormoni somatotropici del nostro organismo, il GH e la prolattina, è diversa invece dall'insulina, che ha praticamente in grado, in comune anche alcuni praticamente geni, e quindi dipende però, oltre dall'integrità genica, la produzione dell'HPL dipende, lo avevamo detto, dalla massa del trofoblasto attivo e dalla buona irrorazione della placenta, e questa quindi praticamente placenta sostituisce l'ipofisi praticamente materna, diventa una sorta di ipofisi fetale in grado di produrre praticamente questi ormoni che non solo condizionano la crescita praticamente del bambino e soprattutto stimolano la componente della gonadotropina, la produzione del progesterone per mantenere attiva la gravidanza, cosa che invece si è visto da studi recenti, l'HPL, cioè l'ormone lattogeno, la somatomammotropina, non essere così indispensabile per il proseguo della gravidanza, ma è un indicatore dello stato di salute praticamente del feto. Somatomammotropina praticamente è in grado di modificare il metabolismo praticamente della mamma, inducendo quell'effetto diabetogeno, cioè praticamente crea una forte insulinoresistenza all'interno della madre, e livelli eccessivi di questi sono in grado praticamente di determinare anche in livelli elevati il diabete mellito, l'eritoblastosi, e invece in modo fisiologico è presente quando ci sono delle gravidanze gemellari. E questa produzione di HPL, di questo ormone, decade velocemente dopo che è avvenuto il parto ed è in grado di modificare il metabolismo della madre, trasformandola in una persona insulino resistente, e questo lo fa così da impedire la utilizzazione praticamente dello zucchero che serve al feto. Il feto quindi condiziona la madre con questo ormone, la fa diventare insulino resistente, in maniera che la madre non utilizza praticamente il glucosio che usa lui, e contemporaneamente esalta la lipolisi, quindi una condizione totalmente diversa da quella fisiologica, in cui l'insulinoresistenza non determina la lipolisi, lo sappiamo, e invece questo ormone è in grado, un po' come il GH, che è un ormone poi dello stress, di produrre praticamente, oltre a un'azione diabetogena di conservare e di impedire l'utilizzazione degli zuccheri, tanto è vero che i culturisti che fanno uso di GH debbono fare anche iniezioni di insulina per avere una buona nutrizione muscolare, ma contemporaneamente il GH è l'ormone bruciarelsi per eccellenza, esalta la lipolisi, e la lipolisi va a livello mitocondriale, produce acido grassi che a livello mitocondriale, attraverso la beta-ossidazione, lo ricordiamo, si trasforma in acetilcoenzima che per condensazione dà vita ai corpi chetonici. E così anche il fegato della madre avrà una forte azione praticamente metabolica durante la gravidanza. Possiamo dire che il fegato della madre è l'organo che lavora di più, è proprio il caso di dire che ci vuole un grosso fegato, un fegato forte per sopportare praticamente una gravidanza. E
Questa azione praticamente dei chetoni poi, oltre a nutrire la mamma impedendole così di utilizzare il glucosio, ma di sostenerla durante la gravidanza, è vero che alcune donne perdono addirittura peso, praticamente i chetoni attraversano la placenta e vengono utilizzati dal feto, dal futuro neonato, per essere come fonte energetica, proprio perché invece gli zuccheri, il glucosio, vengono utilizzati per funzioni sintetiche, soprattutto per le glicoproteine. E capiamo benissimo quindi praticamente che il feto rispetto alla madre sottrae energia alla madre per utilizzarla lui, per il rapido accrescimento. E oggi diversi studi scientifici ci hanno fatto capire, se vogliamo portare questo comportamento del feto, una volta che abbiamo capito questo qui, andiamo a parlare un attimo invece del tumore della mammella. E ormai sappiamo che tanti studi scientifici ci hanno dimostrato che purtroppo a seguito dell'invecchiamento, il vero invecchiamento avviene quando noi rallentiamo o moduliamo in modo inverso, per esempio, la produzione praticamente dei nostri ormoni. E quindi oggi si parla di endocrinosenescenza. E quindi queste ghiandole endocrine producono gli ormoni, perché è una donna che scoppia di ormoni, una bella donna che dice proprio un ormone, così anche un uomo scoppia di ormoni. Noi abbiamo praticamente invece l'invecchiamento, una caduta della produzione degli ormoni, che può essere una diminuzione relativa oppure addirittura assoluta, oppure quella condizione in cui avviene l'inversione del ritmo circadiano della produzione ormonale. Un'inversione del ritmo circadiano della produzione ormonale si ha in quelle persone che la sera hanno tanta energia, praticamente poi si addormentano tardissimo e poi la mattina appena si svegliano hanno molta difficoltà praticamente a carburare e devono fare molti caffè. Vuol dire che praticamente gli ormoni come il cortisolo, come il testosterone, come gli estrogeni e il progesterone, che vengono prodotti praticamente di solito verso le 8 del mattino, in quelle persone invece vengono spostate praticamente verso sera. E questo praticamente è un tipico esempio in cui ormoni dello stress come il cortisolo è accompagnato anche dall'adrenalina, che vengono prodotti dal surrene, che è una ghiandola posta sul rene, mettono a disposizione praticamente riserve di energia dell'organismo e vengono considerati ormoni dello stress, o meglio definirli contro lo stress. Quindi quando noi siamo stressati, siamo in una situazione di pericolo, siamo preoccupati, noi produciamo una quantità industriale praticamente di cortisolo, e questo iniezioni continue di cortisolo che noi facciamo praticamente tende però praticamente a portarci a una condizione di esaurimento, e questo l'ha spiegato bene Anzil parlando praticamente dello stress. E quindi oggi praticamente così come l'inversione praticamente ormonale, molto importante è anche la riduzione relativa della produzione di per esempio un ormone. E oggi immaginiamo che tutti questi ormoni agiscano praticamente in sintonia fra di loro. Se ne parla nel sistema PNE, il psiconeuroendocrino immunologico, in cui si è vista la stretta relazione fra la psiche dell'individuo, la componente dell'attività neurologica, la componente endocrina e immunologica, che adesso parleremo. Ma soprattutto che cosa si è visto? Che gli ormoni agiscono come una sorta di sinfonia, cioè un ormone orchestra con l'altro, però all'interno di questa sinfonia attualmente ci sono dei duetti. Un duetto molto importante come cortisolo e adrenalina è il duetto praticamente che noi abbiamo praticamente nella sinfonia ormonale fra estrogeno e progesterone, e si tratta quindi degli ormoni femminili che indicano lo stato di salute di una donna, lo abbiamo ripetuto più volte, quando lavorano in perfetta armonia fra di loro e sono in equilibrio. Ricordiamo che gli estrogeni sono gli ormoni che stimolano la donna, mentre gli progesteroni sono gli ormoni che calmano la donna. Gli estrogeni cosa stimolano? Stimolano la replicazione dei cellulari, favorendo l'ispessimento dell'endometrio, che è quello all'interno dell'utero che determina la mestruazione della parete interna, la formazione di noduli al seno, la formazione di fibromi uterini e di cisti ovariche. Quindi di fronte a cisti ovariche, di fronte a fibromi uterini, di fronte a noduli al seno, di fronte a ispessimento dell'endometrio come endometriosi, ispessimento dell'endometrio, lo ripeto, formazione di noduli al seno, fibromi uterini,
e cisti ovariche, bene, dobbiamo pensare a un'eccessiva produzione di estrogeni, i quali inoltre trattengono i liquidi e esercitano un'azione eccitante sul sistema nervoso, l'abbiamo detto, eccetera. Il progesterone invece si oppone all'azione praticamente degli estrogeni modulandone gli effetti, e quindi sono due forze opposte, un braccio di ferro un po' come insulina e cortisolo, che crea un braccio di ferro per mantenere costante la glicemia. Ecco perché poi si diventa insulina resistenza. L'insulina resistenza significa aumento del cortisolo, che ha altri danni, adesso ci arriveremo. E quindi quando tra estrogeni e progestinici gli estrogeni vanno incontro a una dominanza, abbiamo tutte quelle condizioni che abbiamo detto: spessimento dell'endometrio, cisti ovariche, cisti mammarie, noduli al seno, fibromi uterini. Bene, e queste condizioni dell'estrema dominanza, della dominanza degli estrogeni, può portare non solo a queste condizioni che abbiamo appena detto, ma anche al tumore al seno. E arriviamo al punto: il cancro del seno, il carcinoma mammario e con l'estrema dominanza. Praticamente perché può avvenire questo? Perché cerchiamo di spiegarlo: gli estrogeni in realtà stimolano anche quella branca dell'immunità che è chiamata TH2, che consente all'organismo di produrre degli anticorpi in grado, ad esempio, di neutralizzare i batteri, la cosiddetta immunità umorale, gli anticorpi circolanti. Contrapposta alla TH2 c'è la TH1, quella branca di immunità che invece induce la formazione delle cellule immunitarie in grado di distruggere le altre cellule, come ad esempio come accade nella immunità di tipo 1, che è quella che combatte le cellule tumorali, ed è l'immunità cellulo-mediata, non umorale ma cellulo-mediata. E ne consegue che quando noi stimoliamo fortemente, c'è una dominanza estrogenica all'interno del corpo di una donna, si ha che la branca T2, che è inadatta praticamente a combattere i tumori, va praticamente a inibire praticamente la branca T1, che è quella cellulare, cellulo-mediata, che andrebbe a combattere le cellule tumorali. Ora, questo perché avviene? Avviene perché praticamente quando noi abbiamo, per esempio nella gravidanza, abbiamo un abbassamento dell'attività estrogenica, un aumento fortissimo per la gravidanza dell'attività progestinica, che è quella praticamente che è in grado, praticamente, che l'attività estrogenica, che è in grado, soprattutto l'attività estrogenica nelle fasi iniziali di formazione dell'utero, dell'ovulo, di impedire che l'ovulo venga attaccato praticamente dalle cellule praticamente T1, che sono cellule immediate, facendo vedere il feto come un organo separato praticamente dal resto del corpo, e quindi non venga attaccato. Quindi la produzione praticamente di questa attività estrogenica praticamente protegge la cellula uovo, e alla stessa maniera cosa protegge? Protegge praticamente anche il carcinoma mammario. Quindi cellule tumorali a livello mammario che possono svilupparsi a livello duttale, soprattutto per una sovraespressione praticamente in una condizione di insulino resistenza, adesso ci arriviamo, in grado di stimolare praticamente anche l'acido grassi sintasi, che è quell'enzima che sta nei dotti mammari, che viene iperattivato da un'alimentazione sbagliata con grande produzione di grassi endogeni, di cui abbiamo parlato, colesterolo e trigliceridi. Bene, cosa accade? Accade che se noi pensiamo che il testosterone, che è il principale ormone che viene prodotto praticamente anche nell'organismo femminile, poi viene mediante un enzima convertito praticamente in estradiolo, e questo enzima è l'aromatasi, e sottolineiamo il concetto che l'aromatasi praticamente viene stimolata dal più potente suo attivatore, che è l'insulina. L'insulina stimola la produzione anche della prolattina, che tra le altre cose consente alla donna in gravidanza, così come l'ormone HPL, praticamente di produrre la prolattina. E così nel neoplastico, nel malato tumorale, l'insulina elevata, ecco l'importanza dell'insulino resistenza. E l'insulina resistenza porta l'organismo del malato di tumore praticamente ad essere insulino resistente, mentre il tumore
è insulino sensibile, un po' quello che succede tra il feto e la madre. Il feto è insulino sensibile, ha voglia praticamente di zuccheri, e li deve fornire la madre, non vuole che la madre praticamente li utilizzi e la fa diventare insulino resistente e usa un ormone prodotto dalla placenta che è l'HPL. Nel tumore è l'insulina che stimola l'aromatasi praticamente produce più estrogeni, gli estrogeni praticamente disattivano l'attività progestinica e favoriscono la produzione dell'attività umorale e quindi disattivano quella immunocellulare e quindi il corpo della donna diventa praticamente insulino resistente, mentre il tumore insulino sensibile ha grande capacità, grande nutrizione per svilupparsi e si sviluppa sotto certi punti di vista nella donna, come all'interno di una donna si sviluppa la nascita la vita di un bambino, di un embrione, di un uovo fecondato. Il tumore si mette in una condizione di protezione metabolica, viene nutrito praticamente dal corpo della malata di neoplasia. Questo è il concetto, e questo fatto che la cellula e le cellule tumorali vengano nutrite dalla malato tumorale e sottraggano energia praticamente al corpo del malato tumorale è manifesto nella cachessia neoplastica, cioè praticamente quella persona non ha più forza, non ha più energia perché gli viene sottratto dal tumore, perché il corpo della persona malata di tumore non viene più nutrito. Tutti i tessuti glucosio dipendenti, insulino dipendenti e insulino indipendenti non vengono più nutriti perché viene fortemente nutrita dalla cachessia neoplastica, praticamente quella che è dal tumore, vengono nutriti dal tumore e quindi si va in cachessia neoplastica. Potremmo dire che anche una donna gravida è insulino resistente fino a sviluppare nei casi più seri il diabete gestazionale. Nella donna si va nel diabete gestazionale, in una donna, non la mamma gravida, nella donna normale si va a seguito di questo al cancro della mammella. Ecco la grande similitudine che mi sembra fondamentale capire. E se l'organismo è resistente praticamente all'insulina, lo sarà anche ai fattori praticamente di crescita come il fattore IGF-1, che ulteriormente stimola, che viene prodotto a livello epatico e stimola praticamente la produzione e la stimolazione praticamente del cortisolo, altro fattore a cui è sensibile il tumore praticamente mammario. Questo cortisolo praticamente che a sua volta stimola ancora la risposta della immunità di tipo TH2, ma mentre l'organismo è cortisolo sensibile e quindi è sensibile e quindi va incontro al catabolismo dei suoi tessuti e quindi viene favorito l'effetto cachetico, primo perché non viene nutrito, due perché viene praticamente messo in moto l'attività del cortisolo che catabolizza tutti i tessuti muscolari, quindi anche la perdita di massa muscolare in un soggetto praticamente con patologia tumorale. Invece il cancro è insulino resistente, il cancro è cortisolo resistente, è insulino sensibile, cortisolo resistente. Quindi mentre il corpo del malato di cancro è cortisolo sensibile, il tumore è cortisolo resistente. Quindi che vuol dire? Vuol dire che praticamente il tumore crea stress e quindi praticamente è un fattore distruttivo all'interno praticamente del paziente tumorale. E così l'insulino resistenza e il grande stress che sostiene l'insulino resistenza e il catabolismo dei muscoli può essere devastante per il nostro organismo, portando all'insorgere di tumori e al mantenimento delle masse tumorali. Sappiamo che dalle analisi, nei reparti di anatomia patologica, nelle sale settorie, si trovano dei tumori incistati, da questo si dice che nella vita noi passiamo 2 o 3 volte praticamente i tumori e li superiamo,
e questa è la capacità che ha l'organismo di impedire l'insorgere di un tumore all'interno dell'organismo, ma condizioni di forte insulinoresistenza sostenute da una forte attività ormonale, in quando questo equilibrio fra ormoni come estrogeni e progestinici non sono più in equilibrio fra di loro e c'è una grande lotta fra l'aumento dell'insulina e del cortisolo che aumentano notevolmente, dovrebbero essere invece modulati, uno stimola l'altro e tutti e due si innalzano, a differenza estrogeno e progestinico. Praticamente questo porta all'insorgere praticamente della patologia tumorale, perché l'insulinoresistenza induce l'insorgere, l'aumento praticamente della produzione praticamente estrogenica e a sua volta praticamente questa condizione poi di insulinoresistenza determina anche praticamente la condizione praticamente di ipercortisolemia, che praticamente induce nell'organismo il fenomeno catabolico, mentre praticamente a livello tumorale il cortisone non riesce ad espletare quelle azioni che noi invece abbiamo quando noi produciamo cortisolo contro le infiammazioni o diamo cortisone per contrastare l'insorgere dei processi infiammatori cronici. Spero di avervi dato un'altra informazione, certo non bellissima, però capiamo bene come il corpo di una persona può essere condizionato di una donna da una gravidanza o da uno squilibrio praticamente ormonale indotto talvolta da un'alimentazione sbagliata, troppo ricca praticamente di carboidrati e da una vita fortemente stressante. Grazie.